Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2024. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Capricorno, periodo di riflessione, periodo dove si vedono le cose anche da un'altra prospettiva. Per qualcuno fa riferimento a un momento di stallo, di stasi, però appunto dove c'è la possibilità di prendere le cose da un'altra angolazione, da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica che vi parla dei chakra. Comunque date un'occhiata alla descrizione e lì trovate un sacco di link che potrebbero interessarvi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con un 8 di bastoni. Nove di coppe. Cavaliere di spade. Sette di pentacoli. Devo dire che non sono male le carte, per adesso. Regina di pentacoli e 7 di bastoni. Allora, adesso andiamo a vedere le carte una per una, quindi vi darò come dei messaggi spot, dopodiché andremo a fare i vari casi, quindi lavoro, amore, denaro e via dicendo. Partiamo da questo 8 di bastoni. Andiamo a vederlo. Regina di spade e 10 di pentacoli. Allora, devo dire che ci potrebbe essere qualche comunicazione che arriva inerente un vostro familiare, un vostro amico, qualche collega di lavoro. E ho anche l'idea che potrebbe determinare un prima e un dopo. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Il sole. Sì, un prima e un dopo. Qui siamo al dopo, devo dire. Con la carta del sole si parla di espansione, si parla di prosperità e il 9 di coppe è una carta che mi parla di un sogno che si avvera. È come se ci fosse una presa di potere personale per qualcuno ed è da lì che poi scaturisce questo cavaliere di spade che mi parla di una forte determinazione in questo autunno. Abbiamo un 3 di spade, aspettate perché ce n'è un po'. 3 di spade, torre, luna e 10 di bastoni. Questo gruppo di carte lo sento collegato con l'appeso. È come se ci fosse più chiarezza mentale in questo autunno su quello che probabilmente condiziona, su quelli che potrebbero essere degli obiettivi egoici, piuttosto che
delle ragioni egoiche che portano a questa sofferenza, e quindi poi con questa torre c'è come una sorta di rottura di certi schemi di comportamento. C'è una rinnovata determinazione, secondo me, con il Cavaliere di Spade. Qui, ragazzi, sento come se ci fosse un tema del passato che viene lasciato indietro. Andiamo a vedere il 7 di Pentacoli, 8 di Pentacoli, 2 di Coppe e di nuovo 8 di Bastoni. Devo dire che l'8 di Pentacoli è una carta che parla di costanza, di continuità, mentre il 7 di Pentacoli mi risuona con la peso, perché sono due carte di attesa, di lentezza, ma anche questo 8 di Pentacoli mi dice come se il ritmo di questo autunno sarà lento a livello concreto, ma molto attivo e proattivo a livello mentale, a livello di comunicazione, a livello di relazioni. Probabilmente qui qualcuno potrebbe anche mettere dei paletti con delle persone intorno. Andiamo a vedere la regina di denari. Abbiamo la temperanza e il re di spade, re e regina di spade. Ho come l'idea che vi vogliano dire di guarire. Ah, tra l'altro, la temperanza è una carta che mi parla di pazienza, esattamente come il 7 di Pentacoli. È come se ci fosse da guarire un certo tipo di equilibrio tra quello che è la parte mentale, se vogliamo, e la parte concreta. Che detta così, non so, perché l'appeso mi parla del modificare il modo in cui io vedo le cose. Può parlare di mettersi anche nei panni degli altri, può parlare di accettare certe questioni che sono così e nessuno ci può fare niente se non accettarle. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni. Cinque di pentacoli. E carro. E imperatore. Allora, ragazzi, partiamo dall'amore, partiamo da chi è single. Io qui ho la sensazione che non stiate poi così male, ma potrebbe esserci un'amicizia vicino a voi che potrebbe interessarvi non poco. Ehm, Però ho la sensazione che non sia proprio la persona ideale per voi. Magari c'è un bel sentimento. Premetto, questo se c'è qualche amicizia intorno a voi che potrebbe, diciamo, con la quale vi vedete spesso e vi frequentate spesso. Questo non vuol dire che sia già nato qualche cosa o che siete consapevoli del fatto che ci sia chimica, ok? Questo è quello che vedo nel futuro. Quindi ho come l'idea che sì, ci potrebbe essere questa bella relazione, ma tutto sommato ho come l'idea che anche qui non vibriate proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Se non avete nessuno, proprio nessuno, neanche qualche amicizia che potrebbe essere, che potrebbe trasformarsi in qualche cosa di più, ragazzi, ho come la sensazione che, diciamo, potreste orientarvi su quello che è il mondo del lavoro per cercare eventualmente un partner o una partner, ma sinceramente la sensazione è che vi stiate curando, che stiate
guarendo, che state ricucendo certe ferite del 3 di spade. Se per caso doveste conoscere qualcuno e questo qualcuno però vi mette fretta, perché avete 3 carte, 2 di pazienza e 1 di fermo, e 1 di lavoro meticoloso, 2 che mi parlano di creare una comunicazione. Quello che mi sento di dirvi è che tutto quello che nasce in fretta muore in fretta. Quindi siate, come dire, prudenti, siate tranquilli nella frequentazione con questa persona. Non andate a convivere dopo 2 mesi che vi conoscete, per capirci. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, diciamo abbastanza regolare, fissa se vogliamo, allora io qui devo dire, ragazzi, che ho come l'impressione che ci sia una buona comunicazione tra di voi durante questo trimestre, l'autunno, ehm, ma manchi un po' di spirito pratico. Io ho come la sensazione che ci sia qualche cosa che potrebbe vincolarvi, ma guardando le cose da un'altra prospettiva potreste anche decidere di lasciare indietro questo qualche cosa. Vi dico, qui la fine della lettura mi parla di un movimento verso il potere personale. È vero che potrebbe essere dura, perché qui abbiamo un 7 di bastoni, è qualcuno che lotta da solo per uscire da questa carenza, però è anche vero, perché il 5 di Pentacoli non è solo una carta di carenza economica, ma è anche una carta di carenza affettiva e quindi di dipendenza, perché qualcuno che non ha un reddito non si può mantenere, normalmente si appoggia ad altri, è dipendente da altri, no? E qui ho la sensazione che potrebbe esserci in qualche modo un legame a livello lavorativo tra voi e l'altro o l'altra, però appunto ho la sensazione che ci sarà come un tema all'interno della coppia che secondo me non è un tema nuovo, è un tema che vi portate avanti, che cercate di risolverlo e sento come se ad un certo punto diceste ok, o lo risolviamo o lasciamo indietro la questione, ma poi alla fine lo risolverete da soli. Ho come questa sensazione, perché vedrete le cose voi da un'altra prospettiva e quindi è come se poi alla fine il problema diventasse più piccolo. Se siete in una relazione più o meno ni che non so se va sì o va no, ragazzi, io non vi sento molto contenti di questa relazione, sinceramente. E per quello che avete l'appeso, io credo che in questo trimestre vi farete qualche domanda in più su è quello che voglio io da una relazione. Perché alla fine sento che c'è amicizia, potrebbe anche esserci una forte passione, ma non c'è un obiettivo comune. È come se foste su 2 lunghezze d'onda diverse. Vi dico, alla fine non sento che cambieranno le cose rispetto a come siete messi adesso, nel senso che sì, miglioreranno, ma lo sforzo sarà tutto vostro, perché è come se voi cercaste di capire, di comprendere l'altra persona. È come se lo sforzo lo faceste solo voi per andare incontro all'altra persona. Fatemi sapere poi nei commenti. Per quello che riguarda, ragazzi, il lavoro. Allora, devo dire che il lavoro promette bene. Allora, se siete senza lavoro, ho come l'idea che potrebbe assolutamente arrivare qualcosa, soprattutto se avete mandato i curriculum nel primo semestre, del 2024. Secondo me potrebbe arrivarvi una chiamata inaspettata, appunto per un lavoro, potrebbe anche essere per una collaborazione, insomma, vedo lavoro. Sia che siate senza lavoro, potrebbe iniziare un qualche cosa. Non so se sarà nel lungo periodo,
però secondo me tipo 2 o 3 mesi potrebbe rinnovarsi il contratto. Se invece avete già un lavoro, vi dico che tutto sommato è un periodo abbastanza tranquillo sul posto di lavoro. ehm, potrebbero nascere nuove idee, potrebbero entrare a far parte dello staff nuove persone. E questo anche se siete autonomi. Vi dico, vedo nuovi accordi, nuove comunicazioni, puntate sul marketing, se dovete promuovere come dei prodotti nuovi, dei servizi nuovi, se magari l'azienda è nuova. Puntate tanto sul marketing, sulla radio, mi parlano di radio. Però la pubblicità è l'anima del commercio, si dice, no? Poi, per quello che riguarda l'economia, ragazzi, allora, qui ho come la sensazione che dobbiate essere oculati, risparmini in questo autunno, perché comunque finiamo con un 5 di pentacoli, quindi un qualche tipo di carenza potreste avvertirla alla fine del periodo. Non riesco a definirvi, aspettate, datemi una carta in più per il 5 di pentacoli. 6 di spade, ma potrebbe essere per un viaggio, potrebbe essere per un qualche tipo di spostamento, di trasloco, di movimento, che... giusto, ci avete anche il carro qua. Quindi se state programmando un qualche viaggio, un qualche spostamento, cambio di casa, trasferimenti, progetti, nuove avventure, cose di questo genere, ma queste carte qua mi dicono tutte spostamento, tutte. Potreste aver bisogno di più soldi di quelli che voi pensate di aver bisogno, quindi tenete molto d'occhio la situazione economica ehm, del prossimo periodo. Diciamo che facendo dei prospetti di spesa, facendo le liste, questo mi serve, questo posso aspettare, un budget preventivo, cose di questo genere, riuscirete a cavarvela. Non sarà semplice, ve lo dico, ma alla fine ce la farete, eh? Ce la farete a fare quel trasferimento, quel viaggio, quel cambio di ruolo, quel cambio, perché comunque si finisce con l'imperatore. L'imperatore è una carta di grande potere personale, è una carta di grande abbondanza economica proprio, monetaria, di proprietà, è la carta dell'imprenditore. Quindi vi dico, non sarà semplice, ma darà i frutti che state aspettando. Bene, per quello che riguarda, se aveste per esempio dei progetti o cose di questo genere o in testa o già in via di sviluppo, ragazzi, ho come la sensazione che sarebbe saggio rallentare il passo proprio per quello che vi ho appena detto a livello economico, ehm, perché è come se ci fossero delle cose, dei dettagli, delle bandiere rosse del passato che voi non state prendendo in considerazione. E quindi probabilmente c'è da rimodellare, da vedere sotto altri punti di vista anche un po' tutto il panorama dei progetti, che cosa mi crea sacrificio, che cosa mi dà un vantaggio, che cosa mi fa venire paura, che cosa conviene mandare avanti, che cosa conviene riciclare, che cosa invece è meglio abbandonare. È un po' una fase di valutazione in questo senso per quello che riguarda i progetti in autunno, anche perché poi di solito in autunno ci si avvicina a dicembre, uno fa, come dire, il bilancio dell'anno e capisce come e con che cosa lavorare l'anno nuovo. Per quello che riguarda la famiglia, ragazzi, devo dire che sia la vostra di origine, sia che sia quella che vi siete creati, tutto sommato vedo un periodo abbastanza tranquillo, abbastanza sereno, un periodo dove probabilmente ci saranno parecchie riunioni familiari, vi devo dire.
È come se ci fosse da organizzare qualche cosa in famiglia per qualcuno, magari è proprio il trasferimento, lo spostamento, un'azienda familiare potrebbe anche essere. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa ha da consigliarvi. Wow, il completamento è la carta del mondo, ragazzi, ce l'avete anche qui. È come se vi steste dirigendo verso il completamento. Guardate che qui avete anche la carta del sogno compiuto, è un 9 di coppe, è una carta di grande appagamento. È come se iniziasse un periodo dove, secondo me, alla fine dell'anno, alla fine del periodo, sì, perché comunque 21 dicembre, ehm, raggiungerete una sorta di pienezza. Andiamo a vedere ancora un messaggio di Findorn. Fatemi sapere poi nei commenti, sarebbe interessante che la risentiste più in là, magari verso novembre, così, e vedere cosa vi risuona. Questo giorno può essere il più bello, il più ispirante, ma dipende da te cosa farne. Perché non cominci rendendo grazie in modo da aprire il tuo cuore? Più sei colmo di gratitudine e più ti apri a tutte le meraviglie che il giorno può offrirti. Amore, lode e gratitudine irrompono spalancando le porte e consentono alla luce di fluire all'interno, rivelando quanto c'è di meglio nella tua vita. Bellissima frase, devo dire, amici del Capricorno. Spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà contattarmi via mail. Se invece preferite andare a vostro ritmo potete dare un'occhiata ai titoli dei video inerenti, insomma i video dedicati agli abbonati, perché quella è come una specie di scuola che lavora su corpo, mente e spirito ed è stata ideata per accelerare il vostro percorso di crescita, ok? Ci sono delle cose che sicuramente saprete, altre magari che non sapete, però insomma potete dare un'occhiata. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!